Come forse già saprete, martedì scorso, 18 gennaio, Microsoft ha annunciato di voler acquistare l'Activision Blizzard per circa 70 miliardi di dollari, 68,7 a voler essere precisi, che al cambio attuale corrispondono a circa, grosso modo, a 61 miliardi di euro. Un fulmine a ciel sereno del quale nessuno si aspettava notizia, ma la quale è stata confermata anche da Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming, attraverso il blog ufficiale di Xbox. Un accordo davvero clamoroso che permetterebbe a Microsoft di guadagnare un'indubbia potenza di fuoco e altrettanto, se essa riuscisse a giocare bene le sue carte, potrebbe diventare uno dei poli, anzi molto probabilmente il polo di riferimento del mondo del gaming. Tuttavia la questione in essere, la quale mi sentirei di definire senza alcun ombra di dubbio di rilevanza internazionale, ha smosso non poco gli animi del web, creando discussioni, dubbi e proprio contestazioni all'atto pratico, perché secondo moltissime figure eminenti sia del mondo videoludico che non, l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, che ad oggi, lo preciso, è fissata per il 2023, per l'anno fiscale 2023, potrebbe risolversi in null'altro che una bolla di fumo. Ma prima di spiegarvi le ragioni dietro tutto questo, come sempre, se non l'avete ancora fatto, vi invito a seguirci su tutte le nostre pagine social e ad iscrivervi al canale per supportarlo attivamente. Per voi è un singolo ed unico click, ma per noi significa davvero moltissimo. Ed altrettanto ricordatevi anche di attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime pubblicazioni. Che la notizia abbia suscitato un enorme scalpore è cosa risaputa. Nell'ultima settimana sono stati davvero innumerevoli i commenti, i post, gli articoli, i tweet, le discussioni sull'argomento, ma ciò che non è venuto a gallo, quantomeno non a livello di dominio pubblico, è la criticità che questa acquisizione porta con sé, ovvero l'altissimo tasso di rischio. Anzitutto, da qualche anno a questa parte, sia in Europa che negli Stati Uniti, è attivo un ampio confronto legislativo sull'opportunità di ridurre le dimensioni delle grandi aziende informatiche, i big tech sui generis di Meta, ex Facebook, Google, Amazon, Apple e simili, di modo da obbligarle a vendere parte delle loro controllate e ridurre in questo modo il loro monopolio e favorire la concorrenza. Questo, capite già di base, è un enorme problema per casa Microsoft, perché l'acquisizione di Activision Blizzard la farebbe istantaneamente assurgere a terzo produttore mondiale di videogiochi, subito dietro Tencent e Sony. A questo poi si aggiungono anche i dubbi del mondo della finanza, perché come riporta un articolo di MarketWatch, il quale ovviamente vi lascio linkato qui sotto in descrizione, il prezzo pagato da Microsoft per ogni singola azione dell'Activision Blizzard è di $95, quando in realtà il loro effettivo valore attuale nominale è di 82,31, segno inequivocabile a sentire loro che l'acquisizione potrebbe riscontrare una serie di resistenze da parte di Wall Street. Altrettanto poi gli analisti di Cowen riportano come questa differenza, questa disuguaglianza tra il prezzo di acquisto e l'effettivo valore nominale delle azioni siano indice del fatto che il mercato prevede una possibilità su 3 che l'affare venga bloccato. Attenzione, una su 3. Sempre secondo gli analisti di Cowen, poi, che in realtà è lo stesso ragionamento che credo ha fatto praticamente chiunque di noi, Microsoft, con l'acquisizione dell'intero parco titoli dell'Activision Blizzard, come mi viene in mente COD, Overwatch, piuttosto che Diablo o anche soltanto Candy Crush, ha deciso in questo modo di avvantaggiare le proprie piattaforme a fronte, a scapito di tutti quanti gli altri sistemi sui quali questi titoli sono ancora popolarissimi, come ad esempio, ovviamente, la PlayStation. Difatti poi essi riportano come in un futuro la Sony potrebbe addirittura arrivare ad intentare delle cause legali per cercare di fermare, di bloccare questa acquisizione, oppure, che forse la considererei io personalmente la scelta un pochino meno macchinosa, diciamo, di cercare a sua volta di portare a termine una qualche acquisizione importante. Anche perché, piccola parentesi inerente, quando martedì scorso è arrivato l'annuncio da parte di Microsoft, il titolo in borsa della Sony ha perso il 12,97% del suo valore, influenzando l'intera borsa di Tokyo, un crollo veramente incredibile. Ciononostante, attenzione, con questo non intendo affatto dire che l'acquisizione salterà al 100%, non ho modo di saperlo preventivamente. Dico soltanto che bisogna tenere considerazione di questi punti di qui sopra che vi ho appena elencato, perché potrebbero influenzare in maniera molto pesante l'esito finale. E altrettanto, volendo esprimere un parere del tutto personale, se vi va di ascoltarlo, io personalmente ritengo che per quanto Microsoft potrà incontrare delle difficoltà burocratiche lungo il cammino, alla fine l'acquisizione si
risolverà in maniera positiva, anche perché dobbiamo calcolare che si parla sempre del 2023, di conseguenza hanno veramente tanto tempo, praticamente 2 anni interi per riuscire a organizzarsi e a mettere a posto le cose. E inoltre poi principalmente non dobbiamo dimenticarci del caso Bethesda, acquistata mi sembra a inizio anno marzo del 2021 da parte di Microsoft nella più totale tranquillità. Perché? Perché sia in quel caso che io personalmente ritengo anche in questo non si trattava di un'integrazione orizzontale, bensì verticale. E con questo che cosa voglio dire? Che se la Microsoft, un colosso operante nel mondo dell'informatica e della tecnologia, decidesse di acquistare, che so, la Barilla, per dire, ecco che si avrebbe allora un'integrazione, un'espansione orizzontale, perché cosa ci azzecca la tecnologia, i computer con le penne o i fusilli? Assolutamente niente, ma sarebbe un metodo per creare un monopolio di mercato e distruggere la concorrenza. Ecco che allora in quel caso molto probabilmente l'antitrust arriverebbe a gamba tesa sulla questione, a ragion veduta sia chiaro, cercando di impedire l'acquisizione. Diversamente invece in questo caso si parla sempre di tecnologia e Microsoft, come ben sappiamo, è attivissima dal punto di vista del gaming, sia con le sue console Xbox piuttosto che il Game Pass, piuttosto che tutti quanti i suoi titoli in esclusiva. Di conseguenza l'acquisizione dell'Activision Blizzard non sarebbe altro che, a mio parere, un'ennesima integrazione verticale dell'azienda, cosa che storicamente parlando non dà così fastidio all'antitrust americana. Anche perché inoltre, piccola parentesi, senza offesa ci mancherebbe, esattamente come si sta muovendo la casa di Redmond in questi ultimi anni, anche la Sony poteva fare lo stesso e puntare magari ad acquisire una qualche grossa software house, anche perché non stiamo parlando dell'ultima azienda dietro l'angolo, la Sony ha comunque un enorme fatturato ed è più in alto della Microsoft rispetto ai grandi produttori di videogiochi mondiali. Quindi ad esempio mi viene in mente, la butto lì, una From Software che con i suoi titoli Souls-like ha e sta conquistando tuttora il cuore di milioni di videogiocatori. Ad ogni modo ribadisco, tutte queste sono null'altro che congetture, sarà soltanto il tempo a dirci chi effettivamente aveva ragione a fronte del risultato positivo o negativo dell'acquisizione in essere. Ciò non toglie comunque che quest'ultima mossa di Microsoft è davvero degna di nota, perché se riuscisse nel suo intento si porterebbe a casa ben 12 software house aggiuntive con le relative proprietà intellettuali, e non parliamo di orsetti gommosi ma di titoli del calibro di Call of Duty, Crash Bandicoot, Spyro, Diablo, StarCraft, Overwatch, World of Warcraft o anche soltanto Candy Crush di cui parlavamo prima, e tantissimi altri, i quali attualmente generano un volume di 400 milioni di giocatori attivi ogni mese, un volume veramente incredibile che andrebbe sicuramente ad implementare, ad aumentare gli attuali 25 milioni di utenti attivi sul Game Pass di Microsoft, facendola meritatamente ascendere all'Olimpo del mondo videoludico. Inutile negarlo, questa volta Microsoft ci ha azzeccato su tutta la linea. E titoli di coda, io vi ringrazio per avermi seguito fino a questo punto, ascoltandomi, spero vivamente, con interesse, ma ditemi che cosa ne pensate di quest'ultima mossa della casa di Redmond. Siete a favore oppure contrari? Parteggiate da sempre per Xbox oppure siete più per PlayStation? E soprattutto, qualora l'acquisizione di cui sopra dovesse andare in porto e Microsoft divenisse effettivamente padrona dell'Activision Blizzard, voi a vostra volta diverrete nuovi utenti del Game Pass di Microsoft o rimarreste fedeli alle vostre vecchie abitudini? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono sempre curioso di sapere la vostra opinione. Ed altrettanto, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di spolliciarlo prima di andare via. Io sono Doc, questo è IT Support e noi ci vediamo alla prossima puntata. Non cambiate canale.